Abbiamo sviluppato un'idea di trading e l'abbiamo programmata con il linguaggio della piattaforma di trading che preferiamo. Abbiamo verificato che nel programma non ci sono errori e che complessivamente la strategia sia profittevole e robusta su un piccolo paniere di mercati e su diverse finestre temporali. A questo punto siamo finalmente pronti per l'ottimizzazione. Ciao ragazzi, sono Simone. In un video precedente, di cui vi lascio il link in descrizione, abbiamo analizzato le tecniche di ottimizzazione principali di una strategia di trading. In questo video andremo invece nel dettaglio della procedura e andremo a capire quali sono i fattori che ne influenzano i risultati. Ancora un attimo di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi, bentornati. In un video precedente, di cui vi lascio il link in descrizione, abbiamo visto quali sono le 8 fasi di creazione di un trading system. La prima è l'ideazione e concettualizzazione della strategia, mentre la seconda è ovviamente la traduzione di questa strategia in un linguaggio comprensibile ad una piattaforma di trading. Si passa quindi al test multimercato e multiperiodo per verificarne la robustezza. Riguardo a questo tema abbiamo fatto un video nello specifico che vi lascio in descrizione e ora siamo finalmente pronti all'ottimizzazione del trading system. Ci tengo a precisare che la tecnica di ottimizzazione che utilizziamo noi è ovviamente quella genetica, in cui le migliori configurazioni dei parametri vengono combinate tra loro per fornire passaggio dopo passaggio una configurazione sempre più performante e robusta. Se siete interessati nello specifico alle logiche utilizzate da un algoritmo di ottimizzazione genetica, vi lascio il link del video in descrizione. Vediamo ora da un punto di vista più pratico cosa significa ottimizzare una strategia di trading. L'ottimizzazione è un processo di ricerca della configurazione ottimale di un trading system e viene eseguita facendo variare il valore dei parametri che compongono appunto la strategia. Ogni configurazione viene quindi verificata su un arco temporale e i set di parametri che hanno le performance migliori vengono quindi selezionati per la fase successiva. Di per sé un'ottimizzazione è semplice da eseguire ed è un processo puramente meccanico. Ci sono però 3 decisioni chiave che devono essere prese per impostare il processo di ottimizzazione in modo corretto. Innanzitutto bisogna selezionare quali saranno i parametri da ottimizzare. Dopodiché bisogna scegliere una finestra temporale adeguata ed infine bisogna stabilire un criterio secondo il quale una configurazione di parametri è considerata migliore rispetto ad un'altra. Bisogna quindi definire una funzione obiettivo. Vediamo quindi i vari punti uno ad uno. Per prima cosa è necessario selezionare i parametri della strategia che verranno processati in ottimizzazione e determinare gli intervalli di scansione. È sempre meglio avere il minor numero possibile di parametri ottimizzabili. Maggiore è il numero di parametri da ottimizzare, maggiore è la probabilità che i risultati vengano sovraottimizzati. Per cui è sempre meglio definire fin dall'inizio quali saranno i parametri chiave della strategia, ovvero quelli che hanno l'impatto più significativo sulle prestazioni. Se un parametro ha un impatto minimo sulle prestazioni non c'è motivo di includerlo nell'ottimizzazione e potrebbe essere utilizzato semplicemente un valore costante. Se l'importanza dei parametri del modello non è nota a priori, è necessario assolutamente conoscerla. Il modo più semplice per farlo è scansionare ciascuna variabile della strategia una alla volta, mantenendo costanti le altre variabili ad un valore noto. Per esempio il valore medio dell'intervallo. Un parametro è importante se tale scansione mostra un drastico cambiamento delle prestazioni. Al contrario, un parametro è considerato di minore importanza se tale scansione mostra un cambiamento minimo o nullo nelle prestazioni. Questo risultato potrebbe anche sollevare il sospetto che un certo parametro non serva e quindi possa essere addirittura eliminato dalla strategia semplificandola. Una volta identificati i parametri chiave, come li discretizzo? Ci sono 2 principi da seguire, uno è teorico e legato al buon senso mentre l'altro è pratico. Partendo da quello teorico, l'intervallo di parametri dovrebbe essere intuitivo e ragionevolmente appropriato per l'indicatore o lo strumento utilizzato. In altre parole, la scansione del periodo di una media mobile a breve termine su un intervallo da 1 a 1000 giorni ha poco senso in quanto contraddice l'idea di breve termine. Sarebbe quindi più corretto da 1 a 15 o 20 giorni. Dal punto di vista pratico, ricordiamo che il numero di simulazioni storiche eseguite durante un'ottimizzazione è uguale al prodotto del numero di candidati per ciascun parametro. Quindi, per scansionare la strategia a 2 parametri con 10 candidati ciascuno, sarà necessario il calcolo di 100 simulazioni storiche. Al contrario, per scansionare una strategia a 5 parametri con 10 candidati ciascuno, sarà necessario il calcolo di 100.000 simulazioni storiche. Inoltre, la dimensione del passo di discretizzazione del parametro
oltre ad avere delle implicazioni dal punto di vista del tempo necessario a completare l'ottimizzazione, potrebbe essere la causa di una sovraottimizzazione. Ricordiamoci inoltre che scansionare una media mobile di lungo periodo da 1 a 200 giorni con un passo di 1 o 2 giorni non ha nessun senso, in quanto la variazione tra una media e l'altra è praticamente nulla. È meglio inoltre mantenere le dimensioni del passo di ciascun parametro da scansionare in qualche modo proporzionali l'una all'altra. Non ha senso selezionare 15 candidati per un parametro e 2 per un altro. A questo punto il secondo parametro può essere mantenuto fisso. Il secondo aspetto da definire prima di partire con l'ottimizzazione è l'estensione della finestra temporale. È importante sottolineare fin dall'inizio che la dimensione del campione storico è uno degli elementi più critici e forse meno compresi nell'ottimizzazione di una strategia di trading. C'è la convinzione che maggiore la cronologia dei prezzi, meglio è. In realtà non è proprio così. I mercati infatti cambiano continuamente perché cambia l'economia, la struttura istituzionale e la società. Utilizzare una finestra temporale molto ampia potrebbe portare ad avere una strategia di trading ottimizzata per degli andamenti di mercato obsoleti e quindi meno profittevole una volta lanciata sul mercato odierno. Ci sono molti trader sistematici che ritengono che per sistemi di trading intraday non debbano essere testati più di 12 mesi di dati storici, altri addirittura si limitano a solo 3 mesi. Esistono due linee guida da seguire per la definizione di un campione storico adeguato. Innanzitutto la strategia deve eseguire un numero di operazioni statisticamente valido. Ciò potrebbe voler dire che un numero da 25 a 50 operazioni per ogni parametro utilizzato potrebbe essere corretto. Una strategia con 3 medie mobili deve quindi restituire tra 75 e 150 trade per essere statisticamente valida. Altri trader ritengono invece che già 30 trade totali sia già più che sufficiente per valutare la strategia. Inoltre la finestra temporale deve essere abbastanza ampia da includere una gamma sufficiente di condizioni di mercato, che idealmente dovrebbe includere almeno un campione dei 4 principali tipi di mercato, quindi rialzista, ribassista, laterale e ciclico. Inoltre dovrebbe anche contenere diversi livelli di volatilità dei prezzi. Ricordiamoci inoltre che ogni oscillatore, indicatore, media mobile o regola all'interno della strategia rappresenta un grado di vincolo che quindi riduce i gradi di libertà del sistema. Generalmente è buona regola avere un numero di gradi di libertà pari a 10 volte il numero di vincoli della strategia. Per farvi un esempio, una media mobile a 200 periodi su base giornaliera avrà bisogno dei dati di 200 giorni per essere calcolata. È bene quindi che la finestra temporale sia almeno di 2000 giorni, quindi 5 anni e mezzo. Come terzo aspetto deve essere selezionata la funzione obiettivo, ovvero un criterio oggettivo attraverso il quale sia possibile identificare i migliori parametri per la strategia di trading. Per definire la funzione obiettivo bisogna prendere in considerazione diversi indicatori, tra cui il net profit, il profit factor, il drawdown e combinarli fra loro. Per questo argomento è stato realizzato un video dedicato di cui vi lascio il link in descrizione. Abbiamo a questo punto completato l'ottimizzazione e il risultato è un gruppo di set di parametri che rappresentano la soluzione più profittevole e robusta. Si passa quindi alla Walk Forward Analysis. Questo è un passaggio chiave per la validazione di una strategia di trading e non può essere assolutamente tralasciato. Abbiamo realizzato un video dedicato a questo tema e vi lascio il link in descrizione. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se volete approfondire il processo di ottimizzazione o le varie fasi di creazione di un trading system, vi lascio in descrizione il link di 3 libri che ritengo siano fondamentali per potersi avvicinare al trading sistematico in modo serio e profittevole, in quanto sono una grande fonte di informazioni e spunti. Ci tengo inoltre a ricordarvi che AS Trading ha realizzato un corso gratuito di programmazione di trading system che vi aiuterà passo dopo passo a programmare la vostra strategia di trading. Vi lascio in descrizione il link al video di presentazione del corso. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like qui sotto e inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo molto presto.